Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, meditazione, sciamanesimo, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro. Oggi abbiamo scelto un libro da voi richiesto, ovvero La profezia di Celestino di James Redfield. Io, Giosuè, inizierei dicendo che intanto questo libro è stato scritto nel 1995, è un libro che ha avuto successo, molto successo, tanto che nel 2006 è stato fatto anche un film. E che dire di questo? Parliamo un pochino della trama senza entrare troppo nel dettaglio. Il libro parla di un personaggio senza nome che viene a conoscenza di un manoscritto in cui ci sono delle intuizioni particolari e quindi intraprende un viaggio spirituale nel Perù. Non direi altro perché sennò rischiamo poi di sciupare magari la trama se qualcuno vuole leggere o vedere il film. E quindi proseguirei parlando proprio di queste intuizioni. Tu hai parlato di intuizioni e questo secondo me è molto giusto perché in definitiva sono principi o concetti ai quali noi tutti possiamo arrivare portando l'attenzione dentro di noi. È come se facessero parte di una conoscenza universale che il più delle volte ignoriamo. Però ecco, sono dei veri e propri insegnamenti molto semplici, diciamo a livello di comprensione, ma chiaramente non tanto semplici da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni. E chiaramente se noi riusciamo a metterli in pratica, assistiamo non solo a un miglioramento della nostra vita, ma anche a un accrescimento della nostra consapevolezza, nostra e del mondo che ci circonda. Infatti abbiamo parlato di intuizioni. Le intuizioni vengono dal cuore, no? E quindi non dobbiamo analizzare i fatti che ci succedono con la mente razionale, con la logica, ma proprio con l'intuito. Ecco perché appunto lui le chiama intuizioni. Ovviamente l'intento di questo podcast non è tanto raccontare la storia di questo libro, no? Che comunque è un vero e proprio romanzo spirituale, quindi attraverso una narrazione, una storia, l'autore fornisce chiaramente degli insegnamenti spirituali di alto livello. Noi non ci soffermeremo chiaramente sulla trama, ma andremo ad affrontare i vari principi o le varie intuizioni o rivelazioni presenti nel testo. E diciamo la prima rivelazione ha a che fare proprio col concetto di sincronicità, ovvero quelle coincidenze che capitano un po' a tutti noi, no? E a cui non riusciamo a dare una spiegazione logica. Quelle sincronicità che ci permettono di entrare in contatto con una persona che magari giorni fa noi pensavamo e che volevamo contattare magari per proporle un determinato progetto e che casualmente entra in contatto con noi magicamente, non so, mentre stiamo a fare la spesa piuttosto che mentre camminiamo per strada. Ecco, il concetto di sincronicità che esprime l'autore è molto simile anche a quello di Jung, che pone una grande importanza a questi eventi sincronici, perché alla fine sia Jung che Redfield dicono che questi eventi sincronici sono proprio delle modalità attraverso il quale l'universo cerca di spingerci verso una determinata direzione. Una delle cose difficili sulle sincronicità è capire che cosa ci vogliono dire queste sincronicità. Quindi è molto importante meditarci sopra o anche scriverle, metterle su un diario queste sincronicità in modo da poterle poi riguardare successivamente per capire a fondo che cosa questi segnali ci volevano indicare. Ecco, attraverso questo consiglio tu hai dato veramente una perla importante a chi ci ascolta, uno strumento prezioso, ovvero in primis portare attenzione alle sincronicità, perché il più delle volte non ci facciamo quasi caso, no? Non gli diamo importanza, quando in realtà sono dei veri e propri doni che l'universo ci fa, che le nostre guide spirituali ci fanno per aiutarci. Quindi il consiglio proprio di meditarci sopra, di prestare attenzione e comunque di cercare di comprendere qual è il messaggio che si cela dietro a un evento sincronico, io penso che sia un passo fondamentale per ognuno di noi per riuscire ad utilizzare questi eventi come dei veri e propri alleati che ci illustrano la via, no? Un po' come se fosse una sorta di stella cometa che accompagna i re magi verso la loro destinazione. Proviamo a vederli così, questi eventi sincronici, come la nostra personale stella cometa che ci porta a destinazione.
Sai, noi solitamente le andiamo a analizzare, come abbiamo detto prima, con la mente razionale, quindi quando ci capitano queste sincronicità andiamo a ragionare sempre con causa-effetto, no? Ma non è così, e quindi solo meditando riusciamo a capire veramente qual è il messaggio che c'è dietro, proprio perché entriamo in quello che noi sciamani chiamiamo il mondo dello spirito, dove la logica non fa da padrone, ma dove il cuore e l'anima è colei che ci guida. Diciamo anche che portare attenzione a questi eventi sincronici e quindi meditarci sopra, come consigliavi te, è un modo anche per prendere consapevolezza dell'aspetto spirituale della realtà. Un aspetto che chiaramente non siamo stati abituati a prendere in considerazione, perché nell'educazione, nella scuola, nella società ci porta a mettere il nostro focus nell'aspetto invisibile della nostra esistenza, che è fatto di energie, che è fatto di emozioni, di sentimenti ed è fatto anche di sincronicità. Questa prima intuizione ci porta direttamente poi alla seconda, che è quella del risveglio spirituale. Secondo l'autore siamo in una fase dell'umanità in cui le persone si stanno risvegliando. Molto lentamente, oserei Direi, dire. hai fatto benissimo ad aggiungerlo, molto lentamente, ma siamo in questa fase. Le persone stanno capendo che facciamo parte di un tutto più grande, che le cose che ci capitano hanno un valore spirituale non solo materiale. Dal mio punto di vista, questo risveglio spirituale di cui parla l'autore è anche il motivo per il quale nell'ultimo periodo diciamo che gli estremi, bene e male, le due forze che governano tutto quanto in una dimensione duale, chiaramente, quindi lo yin e lo yang, il bene e il male, il maschile e il femminile, diciamo queste due forze si stanno scontrando in maniera più agguerrita, soprattutto nell'ultimo periodo, no? Proprio perché probabilmente la gente, le persone stanno iniziando a prendere consapevolezza del loro aspetto spirituale e questo chiaramente non fa comodo ai poteri forti, perché nel momento in cui l'essere umano prende consapevolezza del proprio potere spirituale e che quindi è anche una scintilla del divino, con tutti i poteri e le qualità del divino, beh, chiaramente diventa molto più difficile da controllare o da assoggettare. È interessante, Giosuè, questa tua visione, perché possiamo dare una tips in più sul libro, dove i poteri forti sono in contrapposizione a questo suo viaggio. Lui è ostacolato dalla società peruviana, quindi dalla polizia, dagli organi costituiti, ma anche dalla Chiesa stessa. Quindi qua ci fa capire quanto il potere personale sia importante e possa far paura a tutte le istituzioni. Questa tua intuizione è meravigliosa perché ci fa capire che proprio attraverso queste dinamiche della trama del libro, no, in cui il personaggio principe, diciamo, cerca di scappare o comunque di difendersi da tutti gli ostacoli messi in atto dalla società peruviana, dalle autorità, piuttosto che dalla religione, in realtà dietro a tutti questi eventi narrati nel libro c'è proprio il messaggio nascosto che le istituzioni, e quindi le istituzioni di potere, sono in verità ciò che rema contro il nostro risveglio, ciò che rema contro la nostra presa di consapevolezza di noi stessi e del mondo che ci circonda. Eh sì, la consapevolezza è sempre non voluta da chi ci comanda. Chi non ha consapevolezza chiaramente è molto più controllabile, manovrabile, un po' come se fosse una sorta di marionetta, no? Che semplicemente tirando dei fili può essere manipolato in un modo piuttosto che in un altro. Aggiungerei una parola: l'uomo può essere prevedibile in questo modo. E gran parte degli studi che raccolgono anche i più grandi luminari dell'umanità in termini di scienziati, di psicologi, di esperti della comunicazione e del comportamento, gran parte di queste risorse umane, dal mio punto di vista, vengono proprio impiegate dai poteri forti al fine di non far risvegliare l'umanità e quindi di tenerla sempre a un livello basso, un livello in cui può essere controllata e manovrata. Più sei prevedibile, più puoi essere controllato.
E quindi ecco perché fanno tanta paura magari quelle persone che vengono chiamate mine vaganti, perché non si sa come possono muoversi. Sì, io sono fiero di essere una mina vagante e invito tutti coloro che ci ascoltano ad essere delle mine vaganti, a diciamo mischiare le carte in tavola, a non rendere le cose facili a chi cerca di controllarci, di manovrarci e di sfruttarci in base ai loro interessi o bisogni. Bisogna essere effettivamente delle mine vaganti. E essere una mina vagante oggi vuol dire semplicemente chiedersi il perché delle cose e quindi non accogliere tutto quello che ci viene imposto, tutte le nozioni, informazioni, notizie che ci vengono propinate come se fossero verità assolute. Utilizziamo il nostro senso critico, utilizziamo la nostra intelligenza, mettiamo in dubbio quello che ci viene detto. Questo è un modo prezioso per mantenere il nostro potere e soprattutto è uno strumento attraverso il quale noi non rendiamo facili le cose ai poteri forti e quindi impediamo in qualche modo di essere manovrati e manipolati. Quindi potremmo dire in maniera semplice che essere delle mine vaganti può voler dire vedere una situazione sotto aspetti diversi, con ottiche diverse. Non esiste una realtà sola, esiste la realtà in base a dove la osserviamo. Quindi la mina vagante osserva la realtà da varie prospettive. Anche perché le mine vaganti sono coloro che ostacolano il pensiero unico, no? Perché chiaramente insinuano dei dubbi o diciamo propongono un'altra visione della realtà e questo è estremamente scomodo a chi cerca di manipolarci, perché se tutti chiaramente abbiamo la stessa visione, abbiamo le stesse credenze, siamo più simili a un gregge che può essere ben direzionato in una direzione piuttosto che in un'altra, ma questo è chiaramente ovvio. E quindi benvengano le mine vaganti, anzi che ce ne siano sempre di più, perché purtroppo il fatto anche di cercare di emarginare chi la pensa diversamente dalla massa è un tentativo dei poteri forti di far sì che anche chi utilizza il cervello, anche chi mette in dubbio determinati concetti, sia in qualche modo depotenziato, non abbia credibilità e venga emarginato dalla società. E questo dal mio punto di vista, soprattutto oggi, è estremamente pericoloso. Quindi quando ci accorgiamo che un pensatore libero viene messo alla gogna, quando ci accorgiamo che un pensatore libero, che comunque ha dei principi, dei valori importanti, viene emarginato, viene ostracizzato, viene condannato, beh, lì dobbiamo portare la massima attenzione e chiederci perché stanno facendo questo? Qual è lo scopo ultimo? Effettivamente questa persona sta dicendo delle cose così terribili o in realtà sta dando dei messaggi spirituali, di evoluzione, di consapevolezza, di crescita e proprio per questo motivo viene messo a tacere? Io aggiungerei anche un'altra cosa, perché te hai detto che il libero pensatore, per estensione la mina vagante, fa paura a chi ci comanda, ma in realtà fa paura anche alle persone normali, il libero pensatore, perché è più facile seguire una narrazione che ci viene propinata e che quella è, e non dobbiamo fare nessuno sforzo. Quando invece siamo liberi pensatori dobbiamo immergersi nel pensiero, farlo nostro e quindi fa fatica questo, perché vuol dire mettere in discussione tutte le certezze che la società cerca di inculcarci. Andando avanti, Giosuè, con le intuizioni, mi piace chiamarle così, del libro, c'è quello che tutto è energia. Quindi tutto è energia inteso come le cose materiali, le cose che ci succedono, ma anche noi persone siamo energia e possiamo avere un'energia più positiva o un'energia più negativa. Certo, perché siamo nel mondo della dualità e quindi ci sono queste due principali forze che ci governano. Lo scopo ultimo del lavoro spirituale, della crescita spirituale, per ognuno di noi è quello di portare il proprio lato di luce e il proprio lato di ombra in una sorta di unione sacra, come se fosse un maschile e un femminile che fanno l'amore, che si uniscono e finalmente trovano il loro centro, trovano la loro armonia, la loro estasi attraverso la quale è possibile creare. Immaginiamo
di fare l'amore anche con i nostri aspetti più oscuri, di accoglierli, di amarli. Questo è il modo migliore per integrarli e trasformarli in punti di potere. E chiaramente questo ci permette di evolverci anche spiritualmente. Tu hai detto tutto è energia, è vero. Ora, energia da un punto di vista più scientifico come termine è più calzante, no? Gli sciamani dicono tutto è spirito, ma sia l'energia che lo spirito sono invisibili, quindi potremmo dire che sono un po' la stessa cosa, no? C'è chi la chiama energia, c'è chi la chiama energia spirituale, spirito, prana, mana e quant'altro. Effettivamente è così. E quindi prendere consapevolezza del nostro aspetto spirituale, che diciamo è il 90% rispetto alla nostra parte materiale, che è veramente semplicemente la punta dell'iceberg, ci permette di recuperare e riconquistare il nostro potere e soprattutto di prendere consapevolezza del nostro potere. E se tutto è energia, possiamo dire che uno degli scopi principali è anche preservare questa energia? Decisamente sì, infatti possiamo anche dire senza ombra di dubbio che nel mondo tutto è governato da una sorta di guerra alla conquista dell'energia vitale. Viviamo una realtà predatoria e questo lo osserviamo anche semplicemente guardando gli animali, guardando la natura in generale, no? E questa predazione tra noi esseri umani avviene soprattutto sul piano dell'energia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi ha bisogno di conquistarsi la sua fetta di energia. Purtroppo l'essere umano che è stato svincolato, staccato dalla natura, che è la prima fonte di energia, si è scordato che è lì il suo nutrimento, che semplicemente andando a fare una passeggiata in un bosco o passeggiando su una spiaggia o semplicemente meditando, stando in silenzio in natura, può recuperare tutta l'energia di cui ha bisogno. Ce lo siamo dimenticati, soprattutto perché ormai noi viviamo in una dimensione artificiale, non viviamo più in contatto stretto con la natura, ma in queste città di cemento che sono una sorta di habitat artificiale creata proprio dall'uomo, che ci disconnette proprio dalla fonte, da questa energia che noi possiamo assorbire in maniera del tutto spontanea e naturale. Hai parlato di questo mondo predatorio, ma potresti farci degli esempi semplici per capire quando diventiamo dei vampiri energetici o quando siamo noi vampirizzati invece dagli altri? Tutto verte sull'attenzione. Quindi quando qualcuno cattura la tua attenzione, in qualche modo sta prendendo parte della tua energia, perché tutto il tuo essere è proiettato verso quella persona, no? Tu ascolti quello che dici, vedi quello che fa, senti, percepisci, ti emozioni, gli stai dando energia. Quindi questo dare energia è positivo quando c'è uno scambio, no? E quindi in una conversazione, in un dialogo c'è uno scambio, quindi c'è il rispetto anche dell'altro, l'accogliere l'altro come un arricchimento. Quando invece c'è una sorta di scontro dove l'altro, non so, magari vuole avere ragione a tutti i costi e non accetta il tuo punto di vista, lì sta cercando di predare la tua energia. Quindi per far capire a chi ci segue potremmo dire in maniera ancora più semplice che in alcune situazioni rischiamo di dare energia positiva agli altri e la scambiamo con la loro energia negativa. Sì, l'autore parla di questo in termini di conflitti di potere e quindi facciamo molta attenzione a quelle persone che cercano di avere sempre ragione, no? O che magari quando noi cerchiamo di esprimere il nostro punto di vista tendono sempre a interromperci, a mettere in dubbio, a criticare quello che noi abbiamo detto, perché questo è un modo attraverso il quale la persona sta cercando di catalizzare tutta l'energia che si è creata magari in quella discussione, in quel dialogo, in quell'incontro per sé. E credo che questo non sia un invito a lasciare andare queste persone, ma anche di comprendere, perché se no il rischio qual è? Che ognuno va per la sua strada. Invece l'autore ci fa capire che è importante anche lo scambiare pensieri con gli altri, ma dobbiamo metterci nelle sue scarpe, come direbbero
gli indiani d'America o i nativi americani, per usare un termine più giusto, mettersi nei mocassini degli altri. L'importante è che ci sia uno scambio, diciamo, positivo, senza giudizio, senza critica, senza voler aver ragione a tutti i costi, perché in definitiva i mezzi attraverso il quale, secondo l'autore, riportiamo sempre la visione dell'autore, questi vampiri energetici ci predano è attraverso la critica, attraverso l'interruzione, non so, anche attraverso la lamentela, no? Quante volte ci capita di riceve una telefonata di un familiare o di un amico che sta un'ora al telefono a lamentarsi di tutti i suoi problemi, tutte le sue vicissitudini, e poi una volta che buttiamo giù il telefono noi siamo da buttare, ci sentiamo totalmente svuotati da un punto di vista energetico. Ma perché questo è successo? È successo perché lui o lui o lei ha catalizzato la nostra energia, ci ha vampirizzato con le sue parole ipnotiche, stordendoci fino a nutrirsi della nostra energia. Quindi, finita la telefonata, lui sarà bello carico, tranquillo, si sentirà più sereno, più positivo, e noi saremo uno straccio. Anche l'indifferenza, l'autore ci fa capire che è un sentimento sotto certi aspetti predatorio. Pensiamo all'indifferenza di un genitore, no? Quindi di un personaggio cardine per noi, per ognuno di noi. Immaginiamo di essere dei bambini o degli adolescenti che ricevono l'indifferenza del genitore. Quanto questo ci ferisce, quanta energia ci toglie. Perché chiaramente nel momento in cui noi abbiamo amore, rispetto o semplicemente ammirazione per una persona, ma questa persona non ci considera o ci dà indifferenza, questo chiaramente ci porta a svuotarci, a farci sentire quasi inutili, come se non valessimo niente. E questo sentimento è il nutrimento del vampiro in questo caso. E qui voglio fare anche un parallelismo con il concetto dei voladores dello sciamanesimo tolteco, per esempio, no? Anche secondo lo sciamanesimo tolteco, ognuno di noi a suo modo può predare l'energia dell'altro, ma solitamente ciò viene fatto perché a sua volta viene predato da queste entità invisibili e incorporee. Chi ha ragione? Qual è la visione giusta? Ciò che conta è che effettivamente entrambe le vie parlano della stessa cosa, ovvero che è importante non disperdere la nostra energia e soprattutto non regalarla a chi non se la merita. Fino adesso abbiamo parlato, Giosuè, di predare l'energia dalle altre persone. Ma come possiamo fare per invece andare a recuperare, quindi ricaricarci di energia dall'universo? Prima hai parlato di una passeggiata in natura, ma quali altri strumenti abbiamo per andare a prendere energia dove è illimitata e dove dovremmo andare a prenderla? Sicuramente la meditazione, sicuramente l'ascolto interiore che avviene attraverso e quasi esclusivamente attraverso la meditazione. E quindi fare il silenzio interiore, che non vuol dire non avere pensieri, attenzione, non vuol dire improvvisamente il mio cervello si spegne e ricevo chissà quale illuminazione. Questo non è possibile, il cervello non può essere spento, ma possiamo portarlo a un'onda vibratoria tale che ci permette di entrare in contatto con la nostra anima, quello che viene chiamato come espansione della coscienza. Quindi, da un punto di vista scientifico, quando magari noi da uno stato ordinario della coscienza, no? E per stato ordinario intendo quello stato che noi mettiamo in atto quando lavoriamo, quando cuciniamo, quando parliamo con qualcuno. Quello in cui siamo adesso, io e te. Esattamente, quindi da uno stato ordinario scivoliamo a uno stato di profondo rilassamento, che poi chiaramente nel suo apice è manifestato dalle onde θ che si producono nel cervello anche durante la fase REM, no? Ecco, quando noi scivoliamo in questo stato di coscienza ampliato, noi entriamo in comunicazione con la nostra anima e lì ci possiamo ricaricare, perché effettivamente la nostra anima è come se fosse una batteria infinita, un sole, un'energia dal quale noi ci possiamo nutrire. E più noi siamo disconnessi dalla nostra anima, e più saremo persone prive di energie e quindi anche prive di carisma, prive di magnetismo, prive di una loro impronta personale. E possiamo dire che
accedere al mondo dello spirito in un certo senso è accedere alla nostra anima. Infatti quando si impara a meditare, a fare il viaggio sciamanico, ad avere uno stato espanso di coscienza, noi stiamo veramente bene. Chi impara a meditare, quando è in quella situazione sta benissimo, tanto che chi medita a volte non vuole più uscire dalla meditazione. Si parla di persone che meditano giornalmente per ore e ore, e certo, perché lì stanno bene, perché lì è dove sei in comunione con il tutto. Indubbiamente, ma non ci dobbiamo mai dimenticare che siamo anche nella dimensione della materia, quindi è vero che dobbiamo dare molta importanza al nostro aspetto spirituale e quindi anche a pratiche come la meditazione, il viaggio sciamanico, il rilassamento, però ecco, questi momenti devono essere il momento in cui noi ci ricarichiamo, in cui noi traiamo forza e anche insegnamenti per affrontare la nostra realtà ordinaria. Quindi il rischio a volte, quando diciamo ci dedichiamo troppo alle pratiche spirituali, è quello di distaccarci un po' troppo dalla realtà ordinaria, mentre come ci insegna lo sciamanesimo noi dobbiamo avere quella saggezza e quella centratura di poter stare in mezzo tra due mondi, il mondo della materia e il mondo dello spirito. Quindi possiamo dire, sotto certi aspetti, che la meditazione, o in senso più ampio la spiritualità, deve essere la chiave di comprensione della vita ordinaria. Io sperimento la vita ordinaria e poi in meditazione vado a tirare la somma di quello che mi è successo. Ne comprendo gli insegnamenti e quindi meditando posso anche comprendere i messaggi che si celano nelle sincronicità di cui abbiamo parlato all'inizio, no? Quindi è lo spazio in cui noi rielaboriamo. Infatti, anche gli psicologi, gli psicoterapeuti asseriscono che nel sogno ogni individuo è come se facesse una sorta di rielaborazione del vissuto della giornata, no? Serve proprio per rielaborare. E chiaramente come viene rielaborato il tutto? Attraverso dei simboli, delle immagini simboliche, degli archetipi e quant'altro. Ecco, noi possiamo continuare questo processo durante la meditazione e quindi chiaramente ampliare il nostro livello di consapevolezza e di conoscenza di noi stessi e degli altri. Ovviamente queste intuizioni ci portano a vivere una vita appagante, no? Abbiamo parlato di come andare a recuperare energia, ma spesso le persone, oltre a recuperare energia tramite la meditazione, perché siamo stati svuotati da eventi successi durante la giornata, ma spesso dobbiamo anche andare a recuperare energia su eventi successi in passato, vanno curati degli eventi del passato per star bene oggi. Assolutamente sì. Quindi nessuno può essere consapevole di sé se non ha una visione chiara di quello che ha vissuto e quindi anche di quelli che sono stati i suoi carnefici. Perché se io per stare bene con me stesso mi racconto, per esempio, di aver avuto dei genitori meravigliosi, perché così mi fa comodo, perché così sono più tranquillo, ma in realtà da loro ho subito le peggio angherie, io devo arrivare a patti con questa realtà e devo fare un processo di guarigione interiore per andare a scardinare tutti quei traumi o quelle credenze che mi limitano, mi bloccano e che ho ereditato, che mi sono state inculcate proprio dalla famiglia. Questo lo possiamo fare chiaramente seguendo un percorso ordinario di psicoterapia, di psicoanalisi, oppure per chi ha un imprinting, un approccio più spirituale alla vita, anche attraverso un percorso sciamanico. Perché voglio sempre ricordare che le pratiche sciamaniche non hanno a che fare con magia, incantesimi o che ne so, rituali strani, sacrifici o quant'altro come magari la gente si immagina. In realtà lo sciamanesimo è una guarigione dell'anima. Le pratiche sciamaniche servono per guarire l'anima e quindi per guarire i traumi, recuperare la nostra energia dispersa e riuscire a vivere in maniera piena, consapevole la propria esistenza per poter portare a compimento la missione nel mondo. Possiamo dire che le tecniche utilizzate nello sciamanesimo per sanare il passato sono quelle del recupero dell'anima o, per esempio, nello sciamanesimo tolteco, la ricapitolazione. Sono entrambe tecniche formidabili per recuperare l'energia dispersa, perché esattamente come ha detto l'autore in questo testo, ognuno di noi disperde tantissima energia senza neanche accorgersene e questa energia la puoi disperdere in un trauma
che chiaramente per riuscire a superarlo e andare oltre a questo trauma, tu devi fare una sorta di violenza contro di te, devi tagliare quella parte di te che è stata colpita dal trauma e lasciarla via, metterla in una sorta di esilio, no? Però chiaramente poi vai avanti senza quell'energia, senza quella forza, senza quella vitalità. E allora in un contesto sciamanico si va a recuperare quell'energia perduta, a purificarla e a reintegrarla nella persona. Hai parlato di missione del mondo e ovviamente anche nel libro si parla di missione nel mondo. Io credo che una cosa però importante sia capire quale è la nostra missione del mondo, come facciamo a capirlo? Bellissima domanda, anche perché da quando veniamo al mondo, tutto il mondo intorno a noi, la famiglia, la società, fa sì che noi ci dimentichiamo perché siamo venuti in questa dimensione, in questo tempo, in questo spazio e cerca di renderci funzionali ai bisogni, alle esigenze di qualcun altro, che sia in primis la famiglia, per poi il datore di lavoro, la società e quant'altro, no? Quindi il concetto di missione nel mondo, ovvero il concetto che ognuno di noi ha una missione da compiere, è molto scomodo. Perché se non dovesse essere vero, questo porta l'essere umano ad essere molto più duttile, no? Se tu non hai una missione, io posso influenzarti e far sì che tu agisca come io voglio. Ed è questo quello che vuole il potere. Ma nel momento in cui noi prendiamo consapevolezza che ognuno di noi ha un suo compito, anche semplicissimo, non è che bisogna fare chissà che cosa, ma abbiamo un compito da portare a compimento in questa vita e che, guarda caso, solo portando avanti la nostra missione noi proviamo realizzazione, proviamo piacere, ci sentiamo appagati. Quindi come facciamo a capire qual è la nostra missione? Quando svolgendo determinate azioni noi proviamo gioia, sentiamo che quella è la nostra strada, che quello è ciò che noi amiamo fare e quindi quella è la nostra missione. È semplicissimo in verità. Diventa difficile perché da quando siamo venuti al mondo hanno fatto di tutto per farci dimenticare qual è la nostra vera missione. Quindi se noi agiamo in base a quella che è la nostra natura, a quello che è il nostro istinto, come fanno in definitiva anche gli animali, non disperdiamo energia. Ma se noi ci dobbiamo trasformare per essere adattabili a chi ci vuole in un determinato contesto e quindi a chi ci vuole sfruttare per i suoi intenti, per i suoi comodi, beh, lì l'energia la perdiamo quasi completamente, diventiamo degli schiavi. La domanda adesso è quella di Rito. Questo libro lo consigli ad altri o è un libro che invece si può benissimo bypassare? No, è una bella lettura. È una bella lettura anche perché è posta nella modalità del romanzo, no? Quindi è come se fosse una storia, come se fosse una sorta di mito dove il lettore è partecipe e via via che va avanti scopre le varie rivelazioni, le varie intuizioni. Quindi lo consiglio anche perché è alla portata di tutti, è abbastanza semplice, non richiede chissà quale bagaglio culturale alle spalle, per cui lo consiglio vivamente. Quindi possiamo dire che è un libro che può attirare anche quelle persone che non sono fissate o a cui piace particolarmente la spiritualità. Magari è un libro dove uno inizia a leggerlo e poi si appassiona man mano, perché essendo un romanzo ti appassioni alla storia, ma poi magari vuoi informarti e comprendere maggiormente gli insegnamenti che sono espressi all'interno del libro. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Fateci sapere nei commenti se avete letto La profezia di Celestino e che cosa ne pensate dei vari insegnamenti presenti nel testo. Se volete consigliarci un altro testo di cui parlare durante i nostri podcast, scrivetelo sempre nei commenti. Ricordatevi di lasciare un bel like se questa puntata vi è piaciuta e se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo per il prossimo podcast. Ciao! Ciao!